Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il sangue nelle feci è un sintomo da non sottovalutare e che richiede l'immediato ricorso al medico. Chiaramente dipende da un sanguinamento lungo il tratto gastrointestinale, ma può manifestarsi in diversi modi e dipendere da varie problematiche, tra le quali la più temuta è il tumore del colon retto. In questo video capiamo come può manifestarsi il sangue nelle feci, quali sono le principali cause e quando possono verificarsi dei falsi allarmi. Capiamo anche come è possibile fare prevenzione del tumore al colon retto attraverso gli screening nazionali. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Quando si manifesta sangue nelle feci è importante ricorrere al medico, ma è altrettanto importante descrivergli correttamente il fenomeno. Questo infatti aiuterà il medico a capire quali indagini effettuare, anche se chiaramente per la diagnosi è sempre necessaria la visita. Le forme in cui si manifesta il sangue nelle feci sono sostanzialmente tre: sangue rosso, feci nere e sangue occulto. Il caso più semplice da individuare è sicuramente la presenza di sangue rosso vivo. Questo indica che c'è stata un'emorragia nella parte bassa del sistema gastrointestinale perché il sangue non ha avuto il tempo di ossidarsi diventando scuro. Il sangue rosso però può a sua volta manifestarsi in diversi modi. Nella rettorragia il sangue non è mescolato con le feci ma le attornia oppure gocciola subito dopo l'evacuazione. Questo è il caso più frequente e indica che l'emorragia è piuttosto in basso. La causa più usuale generalmente è da attribuire ad emorroidi o ragadi, anche se non si possono escludere a priori patologie più severe. Nell'ematochezia il sangue rosso vivo è frammisto alle feci. Ciò indica che l'emorragia è leggermente più alta, non dipende da emorroidi e ragadi e quindi bisogna assolutamente indagare per individuarne le cause. Le possibili cause possono essere diverticolite, rettocolite ulcerosa, endometriosi o tumore del colon retto. Chiaramente questo non è un elenco esaustivo. Entrambe le condizioni appena descritte possono verificarsi molto più raramente anche in presenza di emorragie delle alte vie gastrointestinali, ma di portata tale da passare velocemente l'intestino senza dare il tempo al sangue di scurirsi. In tal caso però si manifesteranno anche tutti i sintomi tipici di uno shock da emorragia così forte. Le feci scure quasi nere tipiche della melena sono una situazione che facilmente può essere sottovalutata dal paziente che non collega direttamente il fenomeno alla presenza di sangue. Visivamente infatti il colore rosso ci allarma molto di più, tuttavia questa situazione può essere molto pericolosa. Le feci nere, liquide e maleodoranti infatti indicano che nelle alte vie gastrointestinali, quindi stomaco o esofago, è avvenuta un'emorragia di una portata di almeno 50-60 ml di sangue. Questo sangue si ossida nel tempo necessario a transitare attraverso l'intestino e conferisce alle feci il colore nero. Le cause della melena sono ulcera gastrica, varici esofagee, vomito violento, lesioni da corpi estranei e tumori. Anche l'alcol o l'assunzione di farmaci come gli antinfiammatori possono scatenare un'emorragia tale da provocare melena. Più subdola ancora come situazione è la presenza di sangue occulto nelle feci, che appunto non è visibile ad occhio nudo ma si riscontra in seguito alle analisi delle feci. La presenza di sangue occulto è indicativa di un'emorragia molto più lieve ma non per questo da sottovalutare. La presenza di sangue occulto nelle feci infatti è un fattore di maggiore rischio per il tumore del colon retto ed infatti questo è l'esame che viene offerto nell'ambito dello screening nazionale alle persone di età comprese tra 50 e 69 anni. Questo non significa che la ricerca del sangue occulto nelle feci non possa essere eseguito anche in altre fasce d'età su prescrizione del medico e per la diagnosi di altre patologie. Se il test dovesse risultare positivo, generalmente si procede con la coloscopia. Abbiamo detto che è importante non sottovalutare la presenza di sangue rosso nelle feci o la colorazione molto scura, quasi nera delle feci, ma è anche vero che possono verificarsi dei falsi allarmi. Ad esempio, alcuni cibi come la barbabietola possono colorare di rosso l'acqua del water, oppure il pomodoro può lasciare dei pezzettini di buccia rossa indigerita. Chiaramente in questi casi non bisogna preoccuparsi. È possibile anche che si verifichino dei casi di falsa melena. È il caso, ad esempio, dell'assunzione di farmaci o integratori a base di ferro o dell'ingestione di sangue. Questa situazione può dipendere da un episodio di epistassi molto forte
morte, oppure proprio dall'ingestione di alimenti che contengono sangue. È un fenomeno che ci sembra raro e strano, però in alcune popolazioni è considerato normale. Pare ad esempio che nei Masai sia diffuso l'uso di far fermentare latte e sangue insieme per qualche giorno e poi consumarlo. Abbiamo visto come può presentarsi il sangue nelle feci e capito anche quando preoccuparsi. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.